Bentornati cari amici alla terza puntata del Pool Amicizia. Un grande quindi saluto tutti gli amici che siano nuovi e anche che siano già iscritti al canale e mi seguono da diverso tempo. Oggi siamo arrivati insieme a finire praticamente la parte del corpetto di questo bellissimo pool. Vedete qua abbiamo il top down, vi faccio vedere adesso alzandolo. Ecco, vedete che mi sono fermata, come mi avevo detto nella puntata precedente, la seconda, mi sono fermata nel giro, quello diciamo più breve, dove ci sono solamente le catenelle, vedete? Chi l'ha lavorato capirà sicuramente a cosa mi sto riferendo. Allora, in questa puntata andremo a applicare l'elastico sul fondo della maglia e andremo anche a rifinire la scollatura. Vedete qua la scollatura che è generosa, a me piace così perché scende un po' sulle spalle, dà proprio quest'idea della spalla scesa perché come vi avevo detto è un taglio raglan, e andremo appunto ad inserire l'elastico sul maglione. Adesso io vi do, cioè vi dico cosa misura la mia maglia, però logicamente questa è la mia taglia. La mia maglia misura 55 dalla spalla al fondo, escluso l'elastico, e è grande quasi 50 centimetri, quindi è una buona taglia. A me non piace molto largo, mi piace abbastanza, specialmente sotto i cappotti, quindi per me ora un 100 complessivo di circonferenza è più che sufficiente. Quindi adesso iniziamo insieme la terza parte inserendo l'elastico sul nostro ultimo giro del pull. Vedete, è proprio veramente bello questo pull. Poi indossato su una camicia bianca con un bel colletto che esce dalla scollatura, è veramente molto elegante. Fatemi sapere nei commenti se vi siete trovati bene con questa nuova con questo nuovo modo di proporvi tutorial a puntate. Se vi è piaciuta la cosa andiamo avanti lavorando insomma sulle puntate. Allora, io ho girato naturalmente il lavoro, vedete sono sul fondo della maglia e proseguo come ho proseguito fino adesso, in questo senso qua. Allora, adesso per inserire il punto elastico andremo a fare un altro giro di punto alto, faremo un punto alto, non doppio, però poi il punto elastico lo andremo a fare con il punto alto doppio, inserito su un punto alto. Quindi ci alziamo con 3 catenelle perché il punto alto sono 3 catenelle che lo sostituiscono per alzarci, carico il filo e vado a lavorare. Scusate, ho già sbagliato, carico una volta perché non sono più, era l'abitudine, non sono più maglie alte doppie, vedete, sono maglie alte, quindi andiamo a fare un giro di maglie alte, una per ogni maglia alta che incontriamo fino ad arrivare, vedete, qui sul primo incrocio, perché poi faccio vedere inserire le maglie alte sulla lavorazione traforata. Naturalmente alla fine di questo percorso, quando ci sarà il pull completato, farò un breve shirt dove spero di aver pronunciato la parola shirt giusta, perché non so, io non ho studiato l'inglese, ho studiato il francese, quindi se sbaglio scusatemi. E quindi andremo a fare uno short con il maglione indossato, magari con la camicia indossato dalla mia figlia, così potete, per chi magari si vuole approcciare a questo progetto, lo vedrà magari finito. E ringrazio comunque tutte le persone che hanno preso in considerazione questo progetto senza vedere comunque come veniva finito, quindi in fiducia hanno già eseguito e ha iniziato questo tutorial. Bene, proseguiamo con questo giro. Ecco, sono arrivata, vedete, al primo incrocio della lavorazione traforata. Andremo a fare una maglia alta sulla prima maglia dell'incrocio che incontriamo, perché in effetti sarebbe la seconda lavorata. Carico il filo, vado all'interno e faccio 2 maglie alte, una e 2. Carico il filo, entro nella maglia dell'incrocio
di sinistra e faccio la maglia alta. Adesso andiamo a distribuire sul motivo traforato le maglie alte. Allora, qui abbiamo 2 catenelle, quindi all'interno di questo arco di 2 catenelle andiamo a fare 2 maglie alte. Praticamente si mantengono le maglie che ci sono. Qui avevamo la prima maglia bassa, carico il filo e faccio una maglia alta sulla maglia bassa. Qui abbiamo le 2 catenelle, quell'archetto di 2 catenelle, carico il filo, all'interno vado a fare le 2 maglie alte, una, piccolo archettino, e 2. Carico il filo, qui abbiamo la seconda maglia bassa sull'arco, quella di sinistra, entriamo e facciamo una maglia alta. Carico il filo. Qui avevamo le 2 catenelle di separazione e quindi entriamo nell'arco e facciamo una maglia alta, 2 maglie alte, vedete, seconda maglia alta, vedete che viene regolare. Carico il filo e riprendiamo dall'inizio, quindi entro nella prima maglia dell'incrocio che incontro e faccio una maglia alta, 2 maglie alte nell'incrocio che erano 2 catenelle, 1 e 2, una maglia alta sulla maglia dell'incrocio di sinistra e via così, e continuiamo come abbiamo già fatto, mantenendo quindi 2 maglie alte qui nelle 2 catenelle, vedete, una maglia alta sulla maglia bassa, 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, una maglia alta sulla maglia bassa e 2 maglie alte nelle 2 catenelle che formavano questo archetto, e così via fino ad arrivare appunto qui sull'altro incrocio della fine del pannello traforato. Ecco, siamo arrivati, vedete, sull'incrocio. Rifaccio la stessa lavorazione, quindi una maglia alta sulla prima maglia dell'incrocio che incontriamo, 2 maglie alte dentro l'incrocio, 1 e 2, e una maglia alta sull'altra maglia dell'incrocio sottostante. E proseguiamo adesso lavorando nei fianchi la maglia alta su ogni maglia alta disponibile fino ad arrivare, vedete, qui sull'altro pezzo traforato, qui vedete, qui reinseriremo, come vi ho appena fatto vedere, le maglie e arriveremo alla fine del giro. Ecco, siamo alla fine, vedete, del giro. Vado a chiudermi adesso nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro, vado a chiudermi con la mezza maglia bassa. Prima di proseguire iscrivetevi al canale e cliccando sulla campanella vi arriveranno le notifiche tutte le volte che io pubblico le puntate nuove di questo pool o anche di altri lavori, così non le perderete. È importante proprio attivare la campanella per essere avvisati. E chi se lo sentirà di fare, io vi ringrazio anticipatamente perché mi date la possibilità di continuare con il mio canale. Bene, ora continuiamo con il punto alto elastico. Il punto elastico, per chi non lo conoscesse, intanto ci alziamo con le 4 catenelle che sostituisco un punto alto doppio. Il punto elastico è formato da delle maglie in rilievo davanti e delle maglie in rilievo dietro. Cosa vuol dire? Adesso noi carichiamo 2 volte il filo perché è una maglia alta doppia. La prima abbiamo fatto le catenelle, quindi partiamo con una maglia alta in rilievo davanti. Non si va dentro, vedete qua, in questo modo, dentro nella maglia, ma si abbraccia lateralmente, vedete, in questo modo. Quindi si entra tra una maglia e l'altra e poi una volta usciti con il gettato è una normalissima maglia alta doppia, vedete. Adesso stiamo facendo l'elastico, quindi teniamo un po' il filo sostenuto. Carico 2 volte il filo. Per lavorare la maglia in rilievo dietro si fa all'opposto, quindi si entra tra le maglie, ma vedete, dalla parte retro, e si abbraccia e si esce retro, e poi si chiude sempre con una normale maglia alta doppia a 2 a 2 a 2. Ok, ora andiamo a fare l'alternata davanti, quindi vedete, ve la faccio rivedere. Quindi si alterna una maglia presa in rilievo davanti e una maglia in rilievo dietro. Adesso andiamo a fare quella dietro, carico 2 volte il filo, vedete,
e si prosegue tutto il giro lavorando in questo modo. Vedete? Tenete un po' sostenuto, come ve lo ripeto, perché l'elastico deve avere un po' di sostegno. Ecco qua. Quindi proseguite fino alla fine del giro. Ecco, vedete che sto proseguendo con questa lavorazione. Allora, nel box informazioni, nelle info sotto il video, in ogni puntata, in ogni parte di questo pool amicizia, io metterò dei link che vi mandano le altre puntate, in modo che non dovete andare a cercare su tutto il canale le puntate per proseguire. Ecco, sono arrivata, vedete, alla fine del primo giro di punto elastico, carico 2 volte il filo, faccio l'ultima maglia alta in rilievo davanti, alta doppia, e mi vado a chiudere con una mezza maglia bassa qui nella quarta catenella che aveva sostituito la prima maglia alta doppia. In caso vi ritrovate, vedete che io sono arrivata giusta con l'alternanza, vi ritrovate due maglie uguali, cioè o due prese davanti o due prese dietro, quando andate a chiudere il giro, praticamente io adesso mi fermo qua nella terza catenella, se invece ne avete una in più andate a chiudere sulla maglia seguente e così andate ad eliminare una maglia. Ecco qua. Allora, per proseguire con i giri di punto elastico, che adesso saranno tutti uguali, vi faccio vedere la partenza. Si parte sempre con le 4 catenelle che sostituiscono la maglia alta doppia e si vanno a lavorare le maglie come si trovano, quindi carico 2 volte il filo. Quella che vedete che è in rilievo davanti, faremo la stessa cosa, cioè la prenderemo in rilievo davanti, e quella che è in rilievo dietro, vedete, carico 2 volte il filo, questa in rilievo dietro, andremo a prendere, vedete, il rilievo dietro, e questo è il punto elastico. Vedete, adesso la prendiamo, abbiamo questa in rilievo davanti, la prendiamo ancora in rilievo davanti, quindi i giri saranno tutti lavorati mantenendo le maglie come si trovano. È un punto elastico che verrà fuori un po' diverso perché siamo andati ad inserire appunto le maglie alte doppie. Quando sarete alla fine del giro chiuderete sempre con la mezza maglia bassa nella quarta catenella che sostituiva la prima maglia alta doppia del giro e proseguirete alzandovi con le 4 catenelle. Io non so ancora quanti giri di punto elastico farò sul fondo, e nella puntata prossima vi dirò, perché adesso andremo a inserirlo anche nella scollatura, e poi vi dirò, quando inizieremo la puntata, la quarta, vi dirò quante maglie ho inserito io, però quanti giri, scusate, ho inserito io, però anche qui è una cosa a piacere. Se uno vuole un elastico alto lo può fare alto, se uno lo vuole basso lo può fare basso, e quindi è una cosa a piacere. Comunque io vi darò le indicazioni per quello che ho usato, i giri che ho voluto fare io. Quindi adesso continuate nel vostro elastico e io proseguirò il tutorial facendovi vedere l'inserimento della stessa lavorazione di elastico alla scollatura. Ed eccoci qua sulla nostra scollatura. Premetto che io volevo una scollatura ampia che accarezzasse la punta delle spalle o un po' più su, quindi io andrò a mantenere i punti che ho. Andremo a lavorare sulla catenella d'inizio della scollatura, quindi entrerò, vedete, in una catenella d'inizio qualsiasi, ok? Farò il mio nodo d'inizio, inserirò il nodo d'inizio nella catenella e mi alzerò con le 3, perché sapete che iniziamo l'elastico con la maglia alta normale, quindi inizierò, vedete, con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, e da qui andrò a fare un giro di maglie alte, una per ogni catenella disponibile, tenendo però un po' la lavorazione sostenuta. Sapete che, vedete, io intanto vado avanti, faccio vedere che vado avanti a fare una maglia alta ogni catenella di inizio giro della scollatura, del top down. Allora, premetto che il punto elastico già automaticamente, e lo sa, chi lavora all'uncinetto da un po' lo sa, va, man mano che vi allungate con i giri, va a stringere automaticamente.
la scollatura. Però se qualcuno volesse fare una scollatura più coprente, andrà non tantissime, perché appunto tenete sempre in considerazione che il punto elastico va a stringere. Andrete a fare delle diminuzioni su questa scollatura. Cosa vuol dire fare delle diminuzioni? Vuol dire lavorare 2 maglie insieme, chiuse insieme. Quindi entrerete nella catenella, chiuderete a metà la maglia, caricate il filo, entrate nella catenella successiva, chiudete a metà la maglia e chiudete tutto insieme. E quindi questo punto dopo, nel giro dopo, risulterà invece di 2 un punto, e andrete a distribuire qualche diminuzione nella vostra scollatura in base a come la volete stretta. Non esagerate, perché altrimenti poi qua questo raglan sale troppo e potrebbe fare difetto, perché questo comunque, questo pull è stato creato con una scollatura cioè è morbida, però si può un pochettino anche stringere, calcolando, vi ripeto, che il punto elastico va a stringere man mano che lo aumentate, che lo diciamo allungate. Io adesso andrò a fare invece tutti i giri di maglie alte, una per ogni catenella, perché già col fatto della diminuzione che darà il punto elastico per me è sufficiente per avere la scollatura poi che voglio su questo pull. Quindi andate a lavorare tutto il giro della scollatura in maniera un po' sostenuta, lavorando una maglia alta per ogni catenella di inizio di questo top down. Ci vediamo alla fine del giro. Ecco, siamo arrivati, vedete, al fine. Ho lavorato tutte le maglie alte su ogni catenella disponibile, vado a chiudere dello scollo, vado a chiudermi nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro con una mezza maglia bassa, e da qui cominciamo la lavorazione come abbiamo già fatto sul fondo della maglia, quindi uguale. Non c'è bisogno che io ve la faccia vedere, però insomma iniziamo un pochino, facciamo le 4 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta doppia del giro, carico il filo e comincio la lavorazione lavorando le maglie in rilievo davanti alternate una a uno a quelle in rilievo a dietro, come abbiamo fatto appunto nel fondo del maglione. L'importante anche qui è di tenere molto molto sostenuto il filo, perché la scollatura deve rimanere piuttosto in sesto, ecco, diciamo. Quando abbiamo finito questo giro, chiudiamo nella quarta catenella che sostituisce la prima maglia alta doppia del giro, riprendiamo e facciamo tutti i giri che vogliamo, anche qua quelli che ci piacciono, sulla scollatura, i giri appunto di punto elastico con la maglia alta doppia. Quando saremo qua alla fine della scollatura faremo un piccolo passaggio di tutte mezze maglie basse per tenere sostenuto, ma vi farò vedere nella quarta puntata a rifinire tutti e due gli elastici, sia quello del fondo che quella della scollatura, con questo giro di mezze maglie basse. Bene, io vi saluto anche a questa terza puntata, spero di essere stata chiara, che vi stia piacendo questa formula che ho pensato di fare con i tutorial, per tenere appunto, perché ho chiamato amicizia questo pull, perché mi sembra che facendo le puntate si possa anche instaurare un rapporto di amicizia. Io vi saluto, vi abbraccio, oggi è sabato, quindi buon weekend. È un periodo particolarmente uggioso di pioggia, stamattina c'è veramente molto molto freddo e penso che una volta svolti i compiti di casa io mi metterò sotto una copertina a lavorare all'uncinetto. Bene, ci rivediamo alla quarta puntata. Ciao ragazze!